Un piatto ricco e gustoso che unisce la bontà del riso a sapori decisi ed equilibrati. Prepariamo insieme il riso al forno con fiori di zucca, zucchine, speck e quadrifoglio. In una padella capiente e antiaderente vado a mettere un po' di olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio, io lo taglio in due e poi lo estraggo dopo aver saltato le zucchine, e aggiungo le zucchine che io ho tagliato a julienne con la grattugia campana, utilizzando la grattugia con i fori più grossi. La fiamma in questo caso deve essere piuttosto viva, perché le zucchine non dovranno stracuocere e diventare troppo acquose, ma anzi dovranno rimanere asciutte ma insaporirsi con quello che andrò a mettere, tipo le foglioline di timo. Il sale lo andrò a mettere proprio all'ultimo, quando vado a spegnere il fuoco, perché di solito estrae molta acqua dalle zucchine e noi non vogliamo che siano acquose, come abbiamo detto. Aggiungo il sale e spengo il fuoco. Poi dovrò lasciarle raffreddare. Abbiamo preparato le zucchine e adesso ci dedichiamo al risotto. Vado ad aggiungere la cipolla tritata e la lascio appassire a fuoco basso per almeno una decina di minuti. Posso aiutarmi ad intenerirla aggiungendo un pochino di brodo vegetale. Aggiungo il riso e lo lascio tostare qualche minuto. Ed è il momento di aggiungere il brodo. Aggiungo il brodo poco alla volta, tenendolo sempre a filo sul riso fino ad arrivare alla cottura. In un po' di brodo caldo vado a sciogliere lo zafferano. Più o meno a metà cottura aggiungo lo zafferano disciolto nel brodo. Al mio risotto allo zafferano andrò ad aggiungere i fiori di zucca. Ti faccio vedere come pulirne uno. Allora, basta entrare con il pollice e fare questo movimento, spezzando il fiore di zucca e lasciando il fondo e il pistillo. Il risotto è pronto. Spengo il fuoco, aggiungo il formaggio e in ultimo aggiungo i miei fiori di zucca che vado a spezzettare. Metto un goccio d'olio extravergine di oliva sul fondo della pirofila, prendo un po' di riso e faccio il primo strato. Sul riso vado a mettere uno strato di zucchine, un po' di speck a listerelle e un altro strato di riso. E ripeto gli strati. Un po' di formaggio grattugiato, non troppo, ed è il momento di infornare il nostro riso in forno statico preriscaldato a 175 gradi per 30 minuti. Al riso non riesco proprio a resistere, non mi resta che armarmi di forchetta e procedere all'assaggio.